benvenuti in questo nuovo video su Firenze dedicato interamente alla famiglia dei Medici. Riprendiamo da dove abbiamo concluso il nostro primo episodio, cioè davanti al complesso Mediceo Laurenziano. Quelle alle nostre spalle sono le cappelle medicee, cioè sono il luogo di sepoltura della famiglia dei Medici e al loro interno potete ammirare tutti i loro mausolei. La seconda tappa della nostra Firenze City Guide si trova qui, al numero 3 di via Cavour. E infatti siamo di fronte al Palazzo Medici Riccardi, che è stata la prima residenza della famiglia dei Medici. Al suo interno potete ammirare la splendida cappella di Benozzo Gorzolo. La famiglia Medici regnò a Firenze dal 1413 fino al 1743, per ben più di 300 anni. Da via Cavour, camminando verso il centro storico, si arriva davanti ad uno dei monumenti più belli al mondo. Ehi, no, questo lo vediamo in un altro episodio. Da via Cavour, quindi, superando il centro storico, si arriva in via dei Calzaioli, un tempo sede di numerosissime botteghe di abbigliamento e di calzature. Questa è la via più centrale di Firenze e con i suoi 400 metri collega Piazza del Duomo a Piazza della Signoria. Ragazzi, siamo finalmente arrivati in Piazza della Signoria, una delle più belle e più famose al mondo. Nello specifico siamo sotto la loggia dei Lanzi, che è ricchissima di monumenti. Tra cui il famosissimo Perseo di bronzo con la testa di Medusa, che fu realizzato da Benvenuto Cellini. Uno degli orafi più famosi di Firenze. Esatto. Piazza della Signoria, con ovviamente l'omonimo palazzo, che nel 1540 fu chiamato Palazzo Ducale perché il duca Cosimo I dei Medici decise di farne la sua seconda residenza. Piazza della Signoria è una piazza davvero ricca di importantissimi monumenti. Troviamo infatti la statua equestre dedicata a Cosimo I dei Medici. C'è la fontana del Biancone, o meglio la fontana di Nettuno. E infine abbiamo una riproduzione del bellissimo Davide di Michelangelo. Chi di voi sa cos'è il corridoio vasariano? Chi lo sa? Allora, il corridoio vasariano venne richiesto da Cosimo dei Medici A Giorgio Vasari. Grande Giorgio. Che gli disse: Giorgio Vasari, io non vorrei passare in mezzo a comune mortali per la strada. In mezzo alla plebe, essendo io una signoria. Fammi un corridoio sopraelevato che unisce Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. Quindi gli uffici della famiglia dei Medici fino alla residenza di Palazzo Pitti. Esatto, è lungo ben 1 chilometro e fu costruito esclusivamente per lui in soli 5 mesi. Incredibile! Ragazzi, siamo nel piazzale degli Uffizi, sotto la galleria degli Uffizi, una delle gallerie più famose e più belle al mondo. In questa piazza ci sono raffigurate un sacco di statue in onore ai più grandi maestri dell'arte italiana. Dopo il Ponte Vecchio si arriva in via dei Guicciardini, il corridoio vasariano continua ancora fino ad arrivare a Palazzo Pitti. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro itinerario sulla famiglia dei Medici, perché il corridoio vasariano finisce proprio qua a Palazzo Pitti. Palazzo Pitti fu costruito nel 1457 su disegno di Filippo Brunelleschi. I Medici nel 1549 decisero di acquistarlo e farne la loro ultima residenza. Al suo interno Palazzo Pitti ospita 5 musei e il bellissimo giardino rinascimentale di Boboli, che è grande, ragazzi, quasi 50 ettari.
Ragazzi, siamo dentro al giardino di Boboli, bellissimo, gigantesco, maestoso, verdoso. Per arrivare a Firenze vi consigliamo di utilizzare l'applicazione di GoEuro che con un solo clic vi trova e confronta treni, autobus e voli in tutta Europa. Con una sola ricerca con questa applicazione potete trovare l'opzione di viaggio più veloce ed economica.